Visto che me lo avete chiesto in tante, oggi vi spiego come si fa per mettere i bottoni automatici di plastica usando la pinza. Usare la pinza per mettere i bottoni automatici è davvero semplicissimo. Allora, intanto vi mostro quello che ho trovato io nel kit che ho comprato, cioè questa scatolina con tutti questi bottoni automatici che sono di plastica, tutti colorati, di colori diversi. Poi c'è la pinza che serve per l'applicazione dei bottoni automatici, questo punteruolo che serve per bucare il punto in cui poi dovremo andare ad applicare i bottoni automatici, questo cacciavite che serve per svitare le viti e poter modificare i pezzi. Ci sono dei pezzi di ricambio che hanno diametro diverso e che servono eventualmente per diverse misure di bottoni automatici. Comunque con questi bottoni automatici ho sempre usato i pezzi che erano già stati montati sulla pinza quando mi è arrivata. La cosa assolutamente fondamentale da fare quando bisogna applicare dei bottoni automatici è quella di scegliere i pezzi giusti. Infatti ogni bottone automatico è composto da queste due parti, come se fossero delle specie di puntine, solo che in questo caso sono completamente di plastica e sono formate da una parte piatta e da una parte appuntita, e poi questi due pezzettini che come vedete sono diversi. Questo è concavo, questo invece è il pezzettino che fuoriesce. In pratica sono il maschio e la femmina. Come vanno montati? In ogni puntina va infilato un pezzettino che poi deve essere schiacciato. Come si fissano i bottoni automatici? Quella che chiamiamo puntina dovrà essere sotto. Sopra c'è l'altra parte del bottone automatico e quando andremo a premere questo pistone schiaccerà la punta e fisserà il bottone automatico. Ora io sto preparando questo piccolo portacarte e ho già preso la misura di dove voglio mettere i miei bottoncini. Attenzione a non farli troppo vicino al bordo per non rischiare che poi il bottone fuoriesca proprio dal bordo. Quando bucherò con il punteruolo farò un unico buco sia la parte sopra che la parte sotto, in modo quindi da essere precisa senza rischiare di bucare la parte retrostante. Quello che dovremo ottenere sarà un buco di questo tipo. Allarghiamo il buco anche nella parte sotto. Un'altra cosa a cui bisogna fare attenzione è che il punto in cui abbiamo deciso di fissare il bottone non sia troppo distante dal bordo, perché altrimenti non riusciamo poi ad andare a prendere il bottone per fissarlo. Assicuratevi prima di bucare di fare anche questo tipo di prova. Infilo all'interno, nella parte sotto, la puntina e la faccio fuoriuscire bene. Sopra posiziono la femmina, ora posiziono la pinza e schiaccio. Schiacciate forte, casomai aiutatevi con due mani. Vedete che la punta non c'è più perché si è schiacciata. Vedete? La puntina in pratica non si vede perché è all'interno della base nera. Ora possiamo completare l'applicazione del bottone automatico. Infiliamo la puntina, infiliamo il maschio, posizioniamo la pinza e ripetiamo anche dall'altra parte. Come vedete è davvero un gioco da ragazzi.